Salve a tutti e benvenuti su Più Sani, format che vi parla della salute a 360 gradi. Come sempre vi parliamo della salute e lo facciamo con esperti del settore. Oggi qui con noi abbiamo il dottor Giovanni Sansone, salve. Dottore, medico dentista, specialista in odontoiatria e protesi dentaria, master in chirurgia orale avanzata e implantologia all'Università di Bari, perfezionamento in chirurgia zigomatica all'Università San Raffaele di Milano. Salve dottore. Salve. Allora dottore, tantissime sono le domande riguardo tanti argomenti riguardo la sua sfera, ma in particolare una domanda molto ricorrente e tra l'altro trasversale riguarda il bruxismo. Innanzitutto, prima di affrontare come si risolve eccetera, definiamo cos'è il bruxismo per tutti coloro che a casa magari non sanno cos'è. Il bruxismo in pratica è una patologia del sistema nervoso che in effetti è data da stress, tutta una serie di fattori nervosi. Spesso si presenta di notte, perché di notte quando si è fuori dal controllo del proprio corpo, perché l'organismo sta a riposo, l'azione nervosa che avviene automaticamente tende a fare stingere i denti in una maniera serrata, quindi il famoso digrignamento dei denti, come volgarmente si dice. Questo poi a lungo andare comporta una serie di patologie correlate, tipo per esempio le carie, perché ovviamente c'è la struttura dello smalto che viene danneggiata, perché con la pressione forte, quindi sono molti chili che vengono in continuazione scaricati sulle arcate dentarie. Questo comporta lesioni dello smalto, quindi delle microlesioni che poi col tempo possono essere attaccate, essere infiltrate dai batteri e quindi provocare carie. Il serramento porta comunque un eccesso di carico sul muscolo massetere, che è il muscolo masticatorio, quindi il muscolo elevatore della mandibola, che in pratica sta in tensione continuamente. A volte capitano pazienti che hanno questa zona sviluppata. È come in palestra che si va per i muscoli, in realtà quello è una palestra per il massetere e quindi si sviluppa maggiormente il muscolo massetere. E quella è la cosa un poco più antipatica, perché la mattina i pazienti si svegliano con mal di testa, dolori diffusi al volto e anche ai denti, perché ovviamente il trauma occlusale è notevole. Dottore, è molto interessante questa metafora, no, della palestra del massetere. In che senso? Nel senso che comunque è un muscolo il massetere, quindi il muscolo elevatore della mandibola, e ovviamente è quello che è principalmente coinvolto nel bruxismo, in quanto la superficie laterale della mandibola praticamente si aggancia e ci fa muovere la mandibola. Questa azione e quindi questo carico del bruxismo fa sì che il muscolo massetere si sviluppi con maggiore intensità, quindi si fanno i muscoli, esatto, il muscolo della faccia. Quindi noi vediamo che ci sono pazienti che hanno una mandibola bella, diciamo, definita perché hanno un massetere bello forte. Dottore, il bruxismo è sicuramente un argomento trasversale e che poi va a convogliare tantissime professioni, ovvero incide poi sull'igiene del sonno. Cioè una persona che ha bruxismo dorme anche male? Certo che dorme male, perché ovviamente dorme sul dolore. Il bruxismo a un certo punto, che porta a erosioni della superficie masticatoria dei denti, chiaramente questa erosione a lungo andare comporta sensibilità. Quindi il paziente arriva ad un punto che comunque quando si è consumata la parte dello smalto che protegge il dente, perché nell'erosione il dente va consumato, va distrutto, e lo smalto del dente è la parte più dura del dente. Quindi si raggiunge la dentina, che è la parte più morbida e più tenera. E questo poi ovviamente a lungo andare comporta sempre una diminuzione maggiore della superficie masticatoria, fino ad arrivare al nervo. Quando arriviamo in vicinanza, in prossimità del nervo, questo che cosa avviene? Avviene che il dente diventa molto sensibile, per cui si comincia a sentire sensibilità al caldo, al freddo, sensibilità alla masticazione, e anche cominciano i dolori, perché il nervo è sofferente,
la polpa del dentario è sofferente e quindi comunque comporta un eccesso di elettricità, no? Perché ci sono degli impulsi elettrici che sono dati dal nervo e questo ovviamente è come se delle piccole scariche che il paziente avverte. Ma visto che la diagnosi non è certa, ovvero magari non c'è una sola causa che causa il bruxismo, come può affrontare? Cioè, diamo un consiglio a coloro che sono a casa che soffrono di questa patologia. Le problematiche sono molteplici, come appunto dicevamo. La problematica, diciamo, più frequente è quella della malocclusione. La malocclusione o comunque anche il problema nervoso, lo stress, eccetera, però la malocclusione è il motivo numero uno. Per questa cosa va utilizzato un bite notturno un bite che viene equilibrato. Attenzione, il bite non è quello che si compra in farmacia, perché quello che si compra in farmacia va bene come tipo paradenti, va bene come una protezione per chi magari serra, però il bruxista non solo serra ma strofina anche, quindi questo artrito è quello che poi danneggia maggiormente il dente. Quindi un bite ad hoc. Un bite ad hoc che deve essere creato da un dentista, quindi il dentista o l'ognatologo praticamente prendono un'impronta del paziente e cercano di allineare le arcate, quindi allineando l'arcata, la superiore e l'inferiore, lasciando uno spazio che equivale allo spazio che lascia la parte che non occlude, quindi che generalmente sono 2 o 3 mm. In questo modo si crea un bite equilibrato che va a equilibrare il mosso, cioè in pratica quando il paziente chiude ha la sensazione che tutta l'arcata va a contatto, quindi questo rilassa la muscolatura, quindi il famoso massetere, e ovviamente stimola il paziente a non stringere, perché questa azione del serramento, del digrigliamento eccetera è dato proprio dal fatto che inconsciamente il paziente non sente il contatto e quindi vuole mandare a contatto anche la parte che non occlude. Tra le domande che ci sono arrivate sicuramente tante domande anche di mamme che hanno bimbi piccoli che soffrono di bruxismo. In quel caso come si agisce? Piccoli Perfetto. intendiamo anche 2 o 3 anni. Nei bambini il discorso è particolare perché fino ai 5-6 anni è un'azione normale, normalissima e fisiologica, perché nella maggior parte dei bambini succede. Ovviamente i bambini oggi sono iperattivi, quindi comunque questo fatto gli comporta che comunque anche quando dormono hanno questi impulsi e quindi lo manifestano attraverso il bruxismo. Loro non solo stringono, ma ecco appunto fanno un'azione di strofinio, quindi vanno proprio a bruxare, come il termine giusto, i denti. Talvolta si sente un bambino piccolo. Qualche mamma avrà sicuramente avuto modo di sentire il piccolo che faceva proprio emetteva dei piccoli suoni strofinando questi denti, quindi è come uno scricchiolio. Quindi sono 2 argomenti diversi, nel senso sì, un modo di fronteggiare diverso adulto-bambino. Nella maggior parte dei casi questo poi va via automaticamente quando la bocca comincia a mettersi in assetto. E proprio per il discorso dell'occlusione che succede, perché nei bambini l'occlusione non è definita, per cui il bite non può essere messo? No, il bite non può essere messo perché l'occlusione non è definita, perché i denti comunque hanno la loro eruzione, si cambiano, cioè quindi la loro evoluzione, e ovviamente non si può fare né un bite né una terapia miorilassante, perché nel bambino non può essere fatta, ma nell'adulto può essere fatto il bite, può essere fatto una terapia miorilassante, quindi con dei massaggi sulle parti, diciamo, del massetere, eccetera. Ci sono più cose da fare, ma ultimamente stiamo utilizzando delle tecniche, diciamo, con il botulino. E magari, dottore, di queste tecniche ne parliamo dopo la nostra pausa, sempre qui su Più Sani. A dopo e non mancate.
Ben ritornati su Più Sani e completiamo il discorso parlando sempre di bruxismo e del botulino per quanto riguarda, appunto, parlavamo dei bambini col bruxismo. No, i bambini sì, dicevo la differenza tra il bambino e l'adulto, Sì. quindi nel bambino purtroppo non abbiamo rimedi, diciamo, per attenuare, ma è un rimedio naturale che comunque con l'età va via, diciamo, automaticamente, perché la bocca trova un suo assetto, un suo equilibrio, e quindi nel bambino va via. Nell'adulto, dicevo, a parte le convenzionali terapie e quindi un bite equilibrato fatto bene, non il bite della farmacia, quindi quello va bene per altri casi ed altre patologie. Poi c'è un massaggio mio rilassante o comunque qualcosa che vada un po' a rilassare i muscolo-massetere, e ultimamente, dicevo, si sta utilizzando una tecnica con il botulino, cioè praticamente il botulino immobilizza i muscoli? Il botulino appunto ha questa azione di ridurre la forza muscolare, e quindi il paziente non ha più quella forza di andare a stringere, per cui è più lenta la chiusura e l'assetto. Questo sta funzionando bene, anche perché, ecco, il bite non tutti lo vogliono portare perché è fastidioso. E quindi è un'alternativa interessante. È un'alternativa valida che stiamo utilizzando ultimamente, e diciamo che sta dando dei grandi risultati. Assolutamente. Dottore, se qualcuno volesse fare altre domande, anche in privato, come può fare? Quali sono i suoi contatti? Allora, noi siamo, su internet ci possono trovare il dottor Giovanni Sansone, siamo a Torre del Greco e da Scafati. Abbiamo una pagina Instagram e Facebook dove possono contattarci tramite messaggi, rispondiamo a tutti, insomma, almeno cerchiamo di rispondere a tutti quando è possibile, e quindi diamo anche qualche informazione. Grazie dottore di essere stato con noi. Grazie a voi per avermi ospitato. E noi ci rivediamo in una prossima puntata di Più Sani. A presto e non mancate.